sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi del parco giochi molto probabilmente più infestato al mondo, più infestato del pianeta Terra. Negli Stati Uniti è molto diffusa una passione che purtroppo qua in Italia viene denigrata in una maniera impressionante e spesso e volentieri purtroppo alcuni fenomeni che accadono vengono snobbati completamente, dicendo potrebbe essere quello, quell'altro, senza aprire un attimino un pochino di più la propria visuale, la propria vista, considerando il fatto che potrebbero esserci tranquillamente tantissime cose che davvero succedono senza che noi riusciamo a darci una motivazione. E purtroppo qui in Italia le cose che non si riesce a spiegare vengono snobbate come malattie mentali e molte altre dicerie proprio per allontanarci da quello che davvero, ma veramente potrebbe essere una verità. Infatti negli Stati Uniti è molto diffusa una passione che da noi, appunto, come ho detto poc'anzi, è snobbata, proprio perché nessuno crede in ciò che non vede. Ma arriviamo a noi, raga. Diventare scout, sia per maschi che per femmine, dà la possibilità di appassionarsi molto alla natura, comprendere i suoi funzionamenti e instaurare nei ragazzi un rispetto verso di essa e verso gli altri, ovviamente. Oltre che a dar loro modo di svagarsi senza per forza dipendere da internet, dai videogiochi, dalle console, eccetera, eccetera, ma soprattutto stare a contatto con la natura, con gli animali e con l'aria. Ogni stato degli USA ha tantissimi campi di ritrovo e ogni anno centinaia e migliaia di persone trascorrono giorni nei boschi in esperienze indimenticabili che praticamente le ricorderanno per tutta la vita, perché sono esperienze davvero uniche. È un po' come da noi quando si va in montagna. C'è sempre qualcuno un po' più vispo a raccontare qualche sua storia di paura, per ovviamente spaventare quelli più impressionabili. Ma in alcuni casi, appunto, le storie non sono inventate. Ad esempio il Camp Connecticut, un campo bellissimo sparso nella città del Colchester. Ma raga, oggi è un luogo davvero spettrale. Ma fino alla fine degli anni 80 praticamente era il campeggio più importante, pensate, di tutti gli Stati Uniti d'America. Oggi la struttura di proprietà della Odd Follows, una società fraterna molto simile ai Shriners, che hanno permesso il campeggio sulla loro proprietà prima che succedessero degli incidenti davvero terrificanti e senza parole. E proprio questi incidenti hanno portato alla chiusura di questo bellissimo e fantastico e credo il miglior parco. Per arrivare al campo bisogna seguire la Route 85, ma ad un certo punto bisogna prendere la Hebron Road, una strada sterrata che oggi purtroppo anche essa è completamente in abbandono, perché sono davvero in pochi quelli che vogliono addentrarsi, e anche non solo addentrarsi, ma anche avvicinarsi, ragazzi. Oltre ad essere diventato un bosco spettrale, i molti eventi paranormali riportati appunto da gruppi di investigatori del paranormale, cosiddetti Ghost Hunters, hanno convinto i proprietari della zona boschiva a chiudere l'accesso ai non autorizzati, proprio per evitare di ritrovarsi gruppi di curiosi fuori casa. Quindi cosa hanno fatto? Hanno recintato tutta l'area in attesa di un giorno, forse, speriamo, di poterlo riaprire al pubblico. Ad ogni modo, ragazzi, tutti gli eventi che riportarono la fama di questo bosco maledetto, questo bosco terribilmente infestato, sono principalmente tre e tutti avvennero tra gli anni 70 e i primi anni 80. Infatti, come ho detto inizio video, questo parco, questo campeggio era meta di moltissimi bambini e ragazzi provenienti appunto non solo da quello stato, ma anche da tutti gli altri stati. Ma un giorno i due gestori impazzirono a causa di debiti di gioco. Uscirono completamente fuori di testa, pensate, fino al punto di prendere e sparare in mezzo al campeggio, uccidendo la bellezza, ascoltate bene, 60 bambini. Ovviamente i due vennero arrestati e processati. Ma secondo gli abitanti di Colchester, il caso venne molto sminuito dalle autorità, ma per un motivo in particolare, per paura di causare un'isteria di massa in tutto lo stato. Ma passiamo al secondo episodio, che avvenne nel 1979. In questo caso le notizie in rete sembrerebbero molto confuse, ma a quanto pare durante un raduno di tutti gli scout, alcuni bambini scoprirono per puro caso in un magazzino due proprietari intenti, pensate un po', a stuprare due bambine. Per eliminare due piccoli testimoni, che cosa hanno pensato? Attesero che i due ragazzini salissero sull'autobus, che era l'autobus ovviamente che doveva portarli in città, per cospargere il mezzo di benzina e dargli fuoco. Molti bambini riuscirono a scappare e salvarsi, ma all'appello ne mancarono 9 e a tutt'oggi non furono mai trovati.
Addirittura nel bosco, poco dopo questo incidente, venne ritrovato il corpo di una bambina che era stata, udite udite, torturata, violentata e infine uccisa. Come terza e ultima storia è che nel 1981 due guardiani che vivevano nella villa a fianco, vinto dalla depressione e dall'alcolismo, uccise la figlia disabile, pensate un po', annegandola proprio nello stagno accanto al campo. E non contento, seppellì il suo corpo per cercare in qualche modo, di nasconderlo proprio a questo punto all'interno del campo. Questi sono i tre motivi principali, perché poi ce ne sono anche altri, raga, che sarebbero stati la causa della chiusura di questo campeggio. Oggi pare che i boschi non siano ancora in pace per diversi motivi. Il primo è per i gruppi di curiosi, degli amanti del macabro e soprattutto di ghost hunters che cercano in ogni modo di infilarsi dentro il parco. Il secondo, che secondo me, per quanto mi riguarda, un mio parere personale, è uno dei più gravi, ovvero fanno dei rituali satanici all'interno del parco che si celebrerebbero almeno 3-4 volte l'anno. Raga, chi ha raggiunto la zona boschiva di Cape Connecticut afferma che nei suoi pressi si possa sentire ridere dei bambini, sentire voci, urlare o addirittura piangere. Ma non è finita qua, ragazzi, perché tra gli alberi si noterebbero ombre indefinite e di notte ci sarebbero una quantità di orcs indefiniti impressionanti. Pare che gli EVP registrati all'interno del campo siano molto disturbanti e che il solo camminare generi una sensazione di malessere, di angoscia anche per i più coraggiosi. Vicino al cancello d'ingresso sulla Hebron Road sono perfettamente visibili simboli satanici e blasfemi scritti con la vernice e diverse volte negli anni 90 e nel 2000 sono state trovate carcasse di animali e notevoli quantità di sangue. Raga, non c'è dubbio che alle storie di base siano uno spunto molto invitante per i curiosi, in cerca un po' di brividi e perché no, anche per un po' di fama. Ma è pur vero che essendo un posto isolato, dove sono morte molte persone e che molto probabilmente sia ancora in questo periodo meta di satanisti. Forse, non lo so, voi che dite, raga? È un bene che non sia più aperto al pubblico? Sicuramente molti di voi, anzi quasi tutti di voi, se non tutti, sanno che in tutto il mondo esistono tantissimi luoghi dove avvengono manifestazioni paranormali, eventi anomali e quant'altro. Ma sicuramente non tutti di voi sanno che esiste davvero un portale per gli inferi, ovvero per l'inferno. Ovviamente la maggior parte dei luoghi per la presenza del diavolo sono stati resi celebri da leggende e creepypasta e chi più ne ha più ne metta. Ma il luogo di cui sto per parlarvi è decisamente diverso, perché si parla di demoni e dell'entrata dell'inferno da oltre 700 anni. La cittadina in questione è appunto Oushka, a circa 40 km da Praga, nella Repubblica Ceca. Di Oushka si ricorda praticamente solo il castello, una fortezza gotica costruita, pensate un po', tra il 1253 e il 1278. Ecco raga, voglio proprio partire da questo particolare. Perché costruire un castello lontano dalle vie commerciali, dove non c'era né acqua corrente né risorse e tra l'altro in una posizione non molto favorevole contro gli invasori? Se chiedete a un qualsiasi abitante della zona, vi dirà che è stato costruito appunto per sigillare il portale per l'inferno, ovvero l'accesso agli inferi. Ma ragazzi, sapete perché? Perché si apre nel bel mezzo di una montagna. Storicamente questa rocca, questa fortezza, venne edificato su ordine di re Ottokar II di Boemia, ma purtroppo non venne abitato per molti anni. Le dicerie su questo luogo contribuirono a far diventare questo posto il luogo più oscuro e misterioso di tutta la Repubblica Ceca. E pensate un po' che ancora tutt'oggi molti locali si rifiutano di avvicinarsi. Al contrario invece dei turisti che lo visitano, sembrano apprezzare questa atmosfera cupa e a tutt'oggi le visite sono aperte a tutti fino alle ore 18. Le storie che si raccontano su questo castello sono tantissime e davvero terrificanti, ma la più inquietante è proprio questa, che questa montagna è come se fosse, in poche parole, un tappo per l'inferno, ovvero per evitare che le persone si inoltrino in questo buco senza fondo a quanto pare. A tal proposito si racconta che prima della sua costruzione tutti gli abitanti della zona non poterono uscire di casa perché i villaggi venivano assaliti da esseri mostruosi, metà umani, metà animali, non si sa bene da che cosa in particolare, ma era davvero una cosa terrificante. Esseri davvero mostruosi. Molti degli abitanti del villaggio di Oushka si rifiutavano di percorrere la strada che portava al futuro castello e solo, ma solo all'inizio del 1200
qualcuno osò verificare tali dicerie sulla breccia di questa montagna. Ma molti anni prima che la fortezza venne costruita, il duca Duban, ossessionato dal mistero del baratro, era solito dare una possibilità di salvezza ai condannati a morte, proponendo loro, pensate un po', di farsi gettare nel pozzo e tornare indietro. Se fossero davvero tornati indietro, avrebbero dovuto riferirgli che cosa ci fosse stato al suo interno, ecco, insomma, e a quel punto lui avrebbe offerto loro la grazia. Si racconta che coloro che avrebbero accettato questa offerta non tornarono mai indietro e chi lo fece perse totalmente la ragione e non fu in grado in nessun modo di rivelare ciò che c'era al suo interno. C'è anche un documento storico a riguardo custodito negli archivi storici di Praga. Secondo ciò che si sarebbe riportato, un prigioniero si fece calare con una lunga corda, ne uscì vivo, ma pensate un po', invecchiato di ben 30 anni e non solo, in preda al totale delirio. Le sue scarpe erano letteralmente bruciate e i capelli erano totalmente bianchi. Ma poco dopo questa persona, in seguito ad un attacco di isteria, un attacco di nervosismo, ecco, insomma, diciamola così, non seppe rilevare che cosa realmente avesse visto in quel posto. La costruzione del massiccio castello sembrò esaudire le speranze di sigillare il portale per l'inferno, ma i fatti strani purtroppo continuarono ad accadere, ma non solo dentro la fortezza, anche fuori. Tutti coloro che si avvicinarono al castello di Oujka notarono diverse stranezze, a partire dalle finestre che, invece che essere reali, erano semplicemente disegnate sul muro, o peggio ancora, addirittura murate. Il fatto che nessuno, nemmeno il re Ottokar II, ci volesse mettere piede destava veramente tanti sospetti su chi o su che cosa ci fosse al suo interno. A parte, raga, per non parlare delle urla terrificanti, disumane, che provenivano all'interno del castello, fecero pensare che il sigillo non avesse mai avuto totale effetto. Ma raga, se finora vi ho parlato di dicerie, non c'è solo un documento a dimostrare i fatti strani del castello di Oujka. Infatti, nella cappella della chiesa, che poi tra l'altro, ragazzi, apro una piccola parentesi, perché si scoprì anche che queste cose accadevano anche all'interno della cappella del castello, non solo alla cappella del paese. Ci sono numerosissimi affreschi e raffigurazioni di creature demoniache provenienti dagli abissi, molte metà uomo, appunto come ho detto prima, e metà animale, che assaltavano, pensate un po', il villaggio da una mano artigliata. E sapete qual era la mano? Proprio la mano sinistra, ovvero la mano del diavolo. Tutto questo ha portato molti ricercatori a credere che si riferiscano proprio alle profondità del castello. Anche dopo che il pozzo fu sigillato, le storie su questo castello continuarono. Tutte le persone che passavano nei paraggi affermarono di sentire, ascoltando ovviamente molto attentamente di notte, dei rumori di artigli, urla disumane e parole in una lingua incomprensibile, mai esistita sul pianeta. E vennero avvistati non solo spiriti, ma anche creature bipedi, che passeggiarono tranquillamente lungo le mura della fortezza. E non solo, ragazzi, anche lungo la strada che la costeggiava. Tra il 1939 e il 1944 anche i nazisti si interessarono alla fortezza e non solo, la occuparono. Secondo la storia, scelsero proprio questo castello per studiare i suoi poteri paranormali che sprigionava e cercare in qualche modo di farne uso. Ancora tutt'oggi sembra che nel castello avvengano fenomeni misteriosi, davvero alquanto inquietanti, alquanto strani. Pensate che alcuni visitatori hanno sentito addirittura un coro di grida provenienti da sotto il pavimento. Altri invece affermano di aver visto una creatura orribile che sembrava un ibrido tra un essere umano e una rana. Altri invece di un monaco nero che passeggiava lungo il cortile del castello, lungo le mura anzi del castello. Ma con un particolare: era privo di testa, che lascerebbe una scia di sangue. E non è finita qua, perché è una dama in abiti dell'Ottocento che pare si affacci a una delle finestre del piano superiore. L'attuale proprietario dell'edificio, Jaromir Simonk, sostiene di essere stato anch'esso testimone di moltissimi fenomeni paranormali all'interno di questo castello e che uno dei suoi ospiti abbia addirittura visto una figura senza ombra e che affermarono di aver ucciso molte persone. Oggi, nonostante il proprietario abbia concesso le visite a numerosi gruppi del paranormale, il governo vieta di eseguire lavori di manutenzione e di scavare appunto nelle sue fondamenta ufficialmente per timore della presenza di materiale bellico al suo interno. Moltissime parti del castello sono chiuse e totalmente inaccessibili e il misterioso portale per gli inferi non può essere svelato. Ragazzi, solo per oggi questo video termina qua. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di settimana e ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e commentate.
Ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti ragazzi e stay tuned.